Torino-Inter, le ultimissime con le probabili formazioni, alcuni dubbi, alcune possibili sorprese di cui dobbiamo discutere insieme e poi ovviamente tutte le info su questa partita importantissima in chiave scudetto per l'Inter. Amiche ed amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, ben ritrovati in questo nuovo episodio in cui, come facciamo ogni volta nel giorno della partita, voglio andare a darvi tutte quante le informazioni su questa partita e voglio andarci molto rapidamente perché poi voglio confrontarmi con voi nei commenti su alcuni argomenti molto molto caldi di cui parliamo subito. Parto come al solito dalle coordinate per seguire questa partita, dove vedere Torino-Inter. La partita si gioca, lo ricordiamo, in questa domenica 13 marzo alle ore 20:45. In Italia la partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Noi di Passione Inter invece, come al solito, saremo in diretta dalle 19:30, quindi un'ora e 15 minuti prima del fischio iniziale per commentare le formazioni ufficiali, tutto il pre-partita, vivere insieme la gara e poi nel post partita le pagelle dei tifosi e tutto il commento. Quindi daremo ampio spazio alla community di Passione Inter. Ricordatevi, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al nostro canale per seguire ovviamente la diretta con noi su YouTube e Twitch, i canali di Passione Inter ormai immagino li conoscete. Presentiamo però questa partita, come vi dicevo. Innanzitutto voglio mostrarvi la classifica di Serie A, dalla quale classifica partiamo in questa gara, con il Milan volato in testa con 63 punti in classifica dopo un'altra vittoria per 1-0. L'Inter in questo momento insegue a 58, 5 punti di distanza, ma con 2 partite da recuperare. Capite bene che quindi oggi vincere è importantissimo e tra poco ne parliamo in maniera più approfondita. Il Napoli a quota 57 affronta il Verona nel pomeriggio di questa domenica. La Juventus invece, altra vittoria, sale a quota 56 dopo il successo sul campo della Samp, quindi la Roma tutte le altre. Il Torino lo troviamo invece all'11° posto in questo momento a quota 34 punti, ma con 2 gare in meno rispetto al Sassuolo che lo precede in classifica. Questa quindi la classifica del campionato di Serie A in questo momento. Veniamo però alla gara, veniamo innanzitutto al Torino. Come arriva il Torino a questa partita? Arriva da un periodo sicuramente di appannamento. All'andata, ricorderete probabilmente, a San Siro l'Inter vinse nell'ultima gara del girone d'andata, nell'ultima gara dell'anno solare 2021, con una vittoria di misura per 1-0, gol di Dumfries decisivo, ed era stata una partita di grande sofferenza, di grandi difficoltà, molto ruvida, forse il primo accenno delle difficoltà che poi l'Inter ha incontrato nei mesi di gennaio e febbraio. Adesso il Torino non vince da 6 partite, è un Torino un po' diverso per il momento che sta vivendo rispetto a quello che affrontavamo nella gara del girone d'andata. Io devo dirvi, ragazzi, che ho visto molte partite quest'anno del Torino, un po' perché mi piace come squadra, ci sono tanti giocatori molto interessanti secondo me e mi piace anche il tecnico Ivan Juric, quindi ho seguito diverse partite. Quello che sto vedendo io, non so se anche voi avete avuto la mia stessa sensazione, è innanzitutto che il periodo di flessione è abbastanza evidente. Nel momento in cui non vinci da 6 partite è evidente, però non sto vedendo lo stesso Torino che ho visto nel girone d'andata, un Torino che addirittura poteva puntare, stava sognando quasi di entrare nella corsa per l'Europa. Andando però poi a guardare le statistiche, ho visto che nei dati la produzione di gioco, lo stile di gioco non è cambiato in maniera così radicale, se non all'interno di un dato molto significativo e molto rilevante, sicuramente quello dei gol segnati per tiri in porta, nel senso che se prima il Torino segnava ogni 2,88 tiri in porta, nelle ultime gare il dato è molto peggiorato e il Torino segna ogni 5,33 periodi in porta. Quindi 5,33 tiri in porta, scusatemi. Quindi meno precisione, un pizzico anche di sfortuna, considerando che il Torino è la terza squadra in Serie A per pali e traverse colpiti. In generale sento di poter dire che sono all'interno di un periodo che per me è molto simile al periodo che l'Inter ha vissuto fino a poche settimane fa. Questa è un po' la mia sensazione. Tra l'altro in settimana il Torino ha avuto anche diversi problemi con dei casi di influenza in squadra, per cui vi do la probabile formazione che mi ha girato un collega che segue il Torino da vicino e lo ringrazio, il quale però mi ha specificato, e quindi ribadisco anche a voi che potrebbero esserci delle ulteriori variazioni vista questa settimana molto particolare da cui arriva il Torino, con diversi giocatori rientrati non da moltissimo. Quindi in porta va Berisha, che ha scalzato Milinkovic-Savic, fuori ufficialmente per un problema al dito, ma comunque dovrebbe essere stato scavalcato ormai da Berisha. Gigi, Bremer e Riccardo Rodriguez in difesa, con Singo
sulla destra Vojvoda, sulla sinistra Lukic è in vantaggio su Ricci in mezzo al campo con Mandragora, poi sulla tre quarti Pobega e Brecalo alle spalle di Belotti. Questa dovrebbe essere quindi la formazione. Arriviamo adesso invece all'Inter, come vi dicevo, occhio alle sorprese, attenzione alle possibili sorprese in casa Inter, perché? Perché la partita con Liverpool ha lasciato dei problemi, ovviamente, di formazione a mister Simone Inzaghi, visto che De Vrij è fuori, ne avrà ancora per qualche giorno, e anche Brozovic purtroppo non ha recuperato al meglio, quindi non è convocato, e sapete bene che quando manca Brozovic l'assenza si fa sentire, soprattutto ricordiamo l'ultima assenza è arrivata nella partita contro il Sassuolo, e sappiamo benissimo quelle che sono state le difficoltà e quanto ha pesato questa tipologia di assenza. Comunque Inzaghi ha mischiato molto le carte alla vigilia di questa partita, quindi sono state provate tante soluzioni differenti in tutti quanti i reparti, per cui io vi dico quella che in questo preciso momento in cui sto registrando sembra essere la formazione più probabile per quanto riguarda l'Inter dal primo minuto. Poi però non sorprendiamoci se ci saranno dei cambiamenti all'ultimo minuto, perché ci sono state tante prove e tante variabili. Quindi Andanovic in porta è confermato come al solito. In difesa in questo momento metto in vantaggio D'Ambrosio sulla destra, con Bastoni a sinistra e Skriniar che scala al centro come ha fatto nel secondo tempo della partita contro il Liverpool, con una grande prestazione tra l'altro. Questa la soluzione più probabile per me ad ora. C'è anche l'ipotesi Ranocchia centrale con Skriniar e Bastoni ai lati, ma la teniamo come alternativa adesso. A centrocampo ci sono lo stesso diversi ballottaggi aperti. Dumfries a destra è in vantaggio su Darmian, ma tengo aperto il dubbio fino all'ultimo. A sinistra invece Perisic credo che partirà titolare, rimandato il debutto dal primo minuto di Gosens, considerando che lì si giocherà un duello molto molto importante. In mezzo invece è una situazione ancora più difficile da decifrare, perché Barella e Çalhanoğlu chiaramente, venendo a mancare Brozovic, sono sicuri del loro posto. Il terzo giocatore dentro invece è ancora da capire, perché Vesino in questo momento sembra più avanti rispetto a Gagliardini e Vidal, almeno al momento, però considerando che l'esperimento Barella davanti alla difesa non ha funzionato moltissimo, credo che sarà a questo punto quindi o Çalhanoğlu o Vesino ad andare in mezzo davanti alla difesa. Sinceramente a me Vesino piazzarlo lì in mezzo sorprenderebbe molto, però vediamo. Visto che tra l'altro nel gruppo Telegram di Passione Inter però abbiamo letto già tanti commenti negativi su Vesino, spero magari che succeda come è accaduto in altri casi dove il giocatore più criticato prima della gara poi in realtà diventa uno degli uomini decisivi, come è successo con Ranocchia o Di Marco contro il Napoli, oppure mi viene in mente Vidal contro il Liverpool. Detto questo, in attacco infine Dzeko chiaramente è stato risparmiato proprio contro il Liverpool, proprio per essere in campo in questa partita, quindi ci sarà dal primo minuto. Al suo fianco io metto Lautaro Martinez. Qualcuno sostiene che Correa possa insidiare Lautaro Martinez, francamente però io oggi un Lautaro che arriva da una tripletta in campionato e poi da un gol contro il Liverpool non lo metto in panchina nemmeno se ha un piede rotto, ecco. Quindi vediamo un po', considerando tra l'altro che Lautaro Martinez ha nel Torino una delle sue vittime preferite, la seconda squadra a cui ha segnato più gol da quando è in Italia, e proprio Lautaro Martinez un anno fa, forse ricorderete, segnò un gol molto molto importante all'interno di quella che poi diventò la fuga verso lo scudetto. Questo per quanto riguarda quindi la formazione dell'Inter. A livello di partita, che partita possiamo aspettarci tra Torino ed Inter e cosa possiamo aspettarci soprattutto dall'Inter? Inutile dire che sarà una partita tosta. Secondo me la parola giusta da utilizzare per questa partita è tosta. Le squadre di Juric sono sempre molto ruvide, sono anche a livello fisico. Il Torino ha una fase difensiva molto attenta, è la squadra che in Italia concede meno tiri di tutti verso la propria porta, addirittura è quarta in Europa da questo punto di vista. Il Liverpool subisce più tiri in porta rispetto al Torino, per farvi capire. Ci saranno tanti duelli contro uno contro uno, immagino che la partita sarà impostata molto su questi duelli, chi riuscirà a creare la superiorità numerica, quindi sarà importante per l'Inter riuscire a creare la superiorità numerica non tanto tramite i dribbling, considerando che l'Inter non ha molti giocatori abili nel dribbling, quanto nella manovra, nella ragnatela dei passaggi, cercare di portare i giocatori, soprattutto Dumfries e Perisic, a giocarsela nello spazio aperto. E il Torino non è una squadra che fa molto possesso palla, soprattutto nella propria metà campo, prova di più ad andare nel campo avversario, soprattutto a giocare sugli esterni, in particolare a sinistra, nonostante sulla destra stia facendo un'ottima stagione Singo da tenere d'occhio, soprattutto sugli inserimenti alle spalle dei difensori. Attenzione all'aggressività del Torino,
molto spesso riesce ad essere incisivo e pericoloso soprattutto sui secondi palloni, cioè andare a riconquistare un pallone dopo una respinta della difesa, dopo un duello aereo perso. È un tipo di gioco sul quale il Torino è molto molto aggressivo sul secondo pallone appunto per cercare di recuperare il pallone il più avanti possibile, guadagnare tanti metri di campo e avvicinarsi alla porta appunto in questo modo e arrivare subito al tiro, visto che hanno anche degli ottimi tiratori, soprattutto Brecalo da tenere d'occhio, ma non solo. I 2 trequartisti messi lì dove manca Brozovic, quindi possono essere veramente un problema per la nostra retroguardia. Di riflesso, io credo che l'Inter, oltre a dover creare quindi la superiorità numerica, credo che farà la sua solita partita cercando di comandare i ritmi di gioco e cercando di comandare il pallone. Oltre ai duelli sulle fasce, da quello tra Belotti e Skriniar, sarà secondo me centrale il duello tra Dzeko e Bremer che ha annullato in stagione Vlahovic e Osimhen. Oggi sarà fondamentale il lavoro di Dzeko per cercare di portare Bremer fuori dalla sua posizione, cercare di resistere anche agli anticipi di quello che per statistiche in questo momento è di fatto il miglior difensore in Serie A, e soprattutto per permettere a Lautaro o Correa, vedremo chi giocherà, di andare ad inserirsi, di buttarsi nello spazio e soprattutto di puntare la porta fronte alla porta, non di dover lavorare appunto col fisico di manovra e lontano dallo specchio della porta. Quindi molto importante riuscire ad essere subito verticali, andare subito sulle punte e ovviamente molto molto banale, non sbagliare le occasioni da gol perché non penso che ce ne saranno tantissime. Fondamentale vincere, perché questo ha tutto per poter essere una grande trappola per l'Inter e vincendo secondo me agli avversari comunque lanceresti un grande segnale, un segnale molto forte, visto che più o meno tutti oggi si aspettano che l'Inter possa perdere dei punti. In chiusura ho citato Bremer, come detto è sicuramente il giocatore più interessante nel Torino in questo momento, anche dal punto di vista del mercato. Le voci, le notizie che circolano in queste settimane parlano di un accordo di massima già raggiunto tra l'Inter e il difensore che potrebbe sostituire De Vrij, sembra probabile partente il difensore olandese che oggi non ci sarà. Lascerà il Torino in estate Bremer, di fatto è stato già preannunciato. Ci sono tantissimi club interessati, dalla Bundes, dalla Premier e non solo. L'Inter sembra in questo momento aver fatto un passo più avanti rispetto agli altri. Oggi lo vedremo da vicino, per cui seguitelo con attenzione e poi ne riparliamo nel post partita. Questo era quindi il punto in vista di Torino-Inter. Se mi avete seguito fino a qui, fatemelo sapere come sempre con l'emoji del pallone, quella che utilizziamo sempre nei giorni della partita. Nei commenti vi chiedo di farmi sapere quale formazione scegliereste voi, visti i tanti dubbi nei titolari e i tanti dubbi di cui vi ho parlato all'interno di questo episodio di oggi. Le vostre sensazioni voglio sapere in vista di questa partita. Ricordatevi che potete sostenere il progetto di Passione Inter tramite gli abbonamenti che trovate sul tasto abbonati, e ci rivediamo poi ovviamente in diretta alle 19:30 per seguire tutto il pre-partita e poi tutta la gara Torino-Inter. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale così non vi perdete nulla e tifiamo Inter insieme in questa gara così importante.